Ciao ragazze e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a ricreare questo modello di borsa. È un modello veramente molto semplice, adatto per qualsiasi persona, che sia principiante e non. Quindi passiamo subito al tutorial. Cosa ci serve per fare questa borsa? Allora, un fondo, questo è 25 cm per 8, filato cordino Swan Black di 3 sfere, utilizzo più o meno 250 grammi e uncinetto da 3,5. Allora, voglio spendere un attimo 2 minuti per spiegarvi questa cosa del fondo aumenti, come attaccare il fondo. Allora, gli aumenti che farò in questo tutorial sarà in base a questo fondo, quindi se voi avete un fondo differente può darsi che non vadano bene gli aumenti che faccio io. Nel senso che questo fondo ha i buchi molto vicini tra loro e in base anche al punto che voi utilizzate con il vostro fondo dovete capire un attimino qua e valutare gli aumenti. Quindi per il punto che andremo a utilizzare oggi e per il fondo che io utilizzo andremo a fare un aumento in un buco e in uno no, un aumento in un buco e in uno no, e nei 7 punti centrali andremo a fare solo aumenti. Quindi se voi utilizzate un altro tipo di fondo dovete un attimino valutare i vostri aumenti. Vi lascio comunque il link per acquistare questo tipo di fondo così da poter seguire alla lettera il tutorial. Inizio con il nostro filo e uncinetto nel mezzo del nostro fondo. Mi raccomando, se avete i piedini, partite da questo lato e non dove ci sono i piedini. Quindi si entra col nostro uncinetto e si prende il filo e si fa una maglia bassa. Adesso andremo a fare il nostro primo aumento, quindi 2 maglie basse. Una maglia bassa nel prossimo punto, 2 maglie basse in quello successivo, una maglia bassa. Quindi andremo ad alternare un aumento e un punto basso, un aumento con 2 punti bassi, uno senza aumento. Quindi alterniamo questi 2 punti fino a questo punto. Praticamente seguendo la linea dritta del punto, 1, 2, 3 fino al quarto punto. Quindi si alterna fino a qui. Quindi sono arrivata fino al punto che vi avevo detto e ora andremo a fare solo aumenti, quindi 2 maglie basse per ciascun punto. Andiamo a selezionare i nostri punti dove dobbiamo fare solo aumenti, quindi si parte da qui, ci andiamo a mettere un bel segnapunti così che tutte voi capite bene, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi dobbiamo fare aumenti per 7 punti. Ok? Quindi questi sono i punti dove andremo a fare solo aumenti. Facciamo già anche dall'altra parte, quindi si va sul punto diritto, quindi 1, 2, 3, 4. E da qua 1, 2, 3, 4. Quindi sono in totale i 7 punti dove andremo a fare solo aumenti. Quindi arrivati ai nostri punti dove andremo a fare solo aumenti sono 2 maglie bassi per ciascun buco. 1,
2 punti bassi in quello successivo e si fanno 2 punti bassi fino a qua. Arrivata dove c'è il marcapunti lo andiamo a togliere e si fanno gli ultimi aumenti di questo lato. Adesso si ricomincia ad alternare il nostro aumento con un punto basso, quindi qui ci siamo lasciati con 2 maglie basse, quindi un aumento, qui andremo a fare un punto basso, qui 2 punti bassi, un punto basso, 2 punti bassi, si alternano fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Una maglia bassa, 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse, ok, sono arrivata prima del marcapunti, ho fatto il mio punto basso. Adesso da questo marcapunti a quell'altro marcapunti andiamo a fare solo aumenti, quindi 2 maglie basse per ciascun buco. Sono arrivata all'altro marcapunti, lo vado a togliere e vado a fare l'ultimo aumento di questo. Adesso ritorniamo ad alternare i nostri punti, quindi una maglia bassa, 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse fino a qui. Sono arrivata all'ultimo punto, qua è il punto dove mi ero agganciata e andremo a fare un punto in più qua per poi fare la chiusura. Quindi un punto basso nel primo punto del giro e adesso andiamo a chiudere il giro in questo modo. Si entra proprio nel primo punto basso con l'uncinetto e si fa una maglia bassissima per chiudere il giro e una catenella per alzare il lavoro. Per creare il nostro punto a X o punto incrociato dobbiamo svoltare il lavoro perché le nostre X devono risultare sul davanti della borsa e non dietro. Se noi si andasse per diritto, le X si vedrebbero all'interno della borsa e non all'esterno. Quindi da qui noi giriamo il nostro fondo e si gira da questo lato. Entriamo quindi con l'uncinetto nel nostro primissimo punto e invece di prendere il filo da dietro come si fa normalmente, si prende dal davanti e si fa una maglia bassa. Passiamo al punto successivo, quindi si entra con il nostro uncinetto. Invece di prendere il filo da dietro, si prende da davanti e si fa una maglia bassa. Stessa identica cosa, si entra, invece che da dietro, si prende da davanti il filo e si chiude con una maglia bassa. E si continua così, sempre nello stesso modo. Il filo non da dietro ma da davanti e si chiude.
Vedete che si stanno creando le nostre X, appunto deve risultare così, quindi non troppo stretti né con i buchini, quindi devono essere così. Adesso si continua nello stesso modo fino alla fine del giro. Arrivata al penultimo punto, quindi cosa andiamo a fare? Nell'ultimo punto si fa sempre il nostro punto a X, quindi si entra, si prende il filo dal davanti e si fa una maglia bassa. Adesso per chiudere il giro dobbiamo prendere questa maglia, la prima maglia bassa che abbiamo fatto di questo giro, quindi si entra con l'uncinetto e si fa una maglia bassissima e si sale con una catenella. Consiglio di mettere un marcapunti qua dove abbiamo fatto la maglia bassissima, così da poter ricordare sempre dove fare la chiusura. Quindi la chiusura di ogni giro la dovete fare sempre nel solito punto, cioè la maglia bassissima del giro precedente. Quindi con il marcapunti noi andiamo a segnare dove dobbiamo fare la chiusura e siamo tranquille. Adesso non ci resta che continuare per tutto il giro con il nostro classico punto a X. Quindi ora si va sempre per diritto. Quindi noi siamo entrati qua dentro e si parte con il nostro punto a X qui. Si entra con l'uncinetto, si prende il filo dal davanti e non dal dietro, maglia bassa e così via, sempre nello stesso modo. Si continua così fino a tutto il giro, vi rifaccio vedere la chiusura e poi vi dico a quanti centimetri dovete arrivare di altezza. Perfetto, sono arrivata all'ultimo punto prima del marcapunti, quindi andremo a chiudere il giro proprio qui nel punto del marcapunti. Quindi andiamo a togliere il marcapunti e si chiude il giro con una maglia bassissima e una catenella per salire e si va a riposizionare il nostro marcapunti nella maglia bassissima, così almeno abbiamo sempre questo come riferimento per la chiusura. Quindi continuate sempre nello stesso modo, sempre per diritto. Tutte le volte che finite il giro chiudete dove c'è il marcapunti con una maglia bassissima e una catenella per salire e dovete raggiungere l'altezza di 17 centimetri. Quindi noi ci rivedremo una volta che ho raggiunto i 17 centimetri di altezza. Benissimo, sono arrivata a 17 centimetri di altezza. Adesso cosa andremo a fare? Faremo 3 giri sempre per diritto, senza fare la solita chiusura. Quindi togliamo il nostro marcapunti e facciamo questo modo: una maglia bassissima e una maglia bassa nel punto successivo, così da iniziare a rendere il lavoro dritto. Rimettiamo il nostro marcapunti giusto per capire quando abbiamo fatto un giro.
e si continua con il nostro punto AX fino al marcapunti. Arrivati all'ultimo punto prima del marcapunti, lo andiamo a togliere e si fa un punto X. Quindi non andremo a fare la solita chiusura con il punto bassissimo e la catenella, ma andremo semplicemente per dritto con il nostro punto a X. Rimetto comunque il marcapunti per capire quando ho finito il giro e andiamo a fare il secondo giro, quindi continuiamo con il nostro punto a X senza fare la chiusura che abbiamo fatto fino ad ora. Ho finito il secondo giro, sto iniziando il terzo. Cosa dobbiamo fare nel terzo giro? Una volta ricominciato il terzo giro, quindi con il nostro punto a X, nella parte anteriore della borsa, quindi da quest'altro lato, si deve fare il manico. Quindi adesso andremo a prendere le nostre misure per il manico. Quindi con i nostri marcapunti andiamo a prendere per prima cosa il centro della borsa. Quindi noi prendiamo il nostro metro, si va a misurare la borsa da qui a qui. La mia risulta 28 centimetri, quindi il centro della mia borsa sono i 14 centimetri. E ci metto il marcapunti. Poi andremo a prendere 5 centimetri da un lato, quindi dal marcapunti 5 centimetri, e si va a mettere un altro marcapunti. Stessa cosa dall'altra parte, quindi 5 centimetri da quest'altro lato. Quindi adesso rigiriamo la nostra borsa e si continua con il nostro punto a X fino al primo marcapunti. Questo è il terzo giro. Vedete che nel terzo giro risulta dritto il lavoro, quindi non vi risulterà più lo scalino che c'era in precedenza con la chiusura che abbiamo fatto prima. Arrivata al primo marcapunti, quindi al punto prima del marcapunti, andiamo a fare la stessa identica cosa dall'altra parte. Quindi io il centro faccio in questo modo, metto la borsa in questo modo e controllo il centro dell'altra parte. Il marcapunti che avevo dietro risulta già nel centro, quindi io lo lascio in questo modo. Voi basatevi con il marcapunti anteriore e magari se il vostro marcapunti posteriore è spostato lo centrate come questo qua. Qui potete fare nello stesso modo, quindi andiamo a prendere i nostri 5 centimetri sia da un lato, quindi uno qua e gli altri 5 centimetri.
e abbiamo preso le misure per i nostri manici. Quindi adesso si ritorna qua dove abbiamo lasciato il punto in precedenza e andremo a fare 16 catenelle. In base a cosa mi regolo? Io vado a contare i punti dal primo marcapunti all'ultimo marcapunti. A me da qui a qui mi risultano 16 maglie, quindi io andrò a fare 16 catenelle. Quindi in base a quanto vi risulta a voi di maglie dovete fare le catenelle per il manico. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando ho fatto 16 catenelle mi vado poi a attaccare nell'ultimo marcapunti. E faccio una maglia bassa. Non vi preoccupate se pensate che sia troppo stretto, perché poi continuando con i giri il manico si allarga. Adesso possiamo continuare con il nostro punto a X fino all'altro marcapunti. Arrivata al punto prima del marcapunti andiamo a fare le nostre catenelle. Sono sempre 16 catenelle, mi raccomando voi andate a prendere le misure anche per vedere se combaciano con la parte anteriore della borsa. Quindi andrò a fare le mie 16 catenelle. Vado ad agganciare qua dove c'è il marcapunti con una maglia bassa. Possiamo anche toglierli man mano che si vanno a fare. Si continua con il nostro punto a X fino al manico dall'altro lato. Sono arrivata al punto prima delle catenelle del manico e andremo a fare una maglia bassa per ogni catenella. Ho tolto i marcapunti e vado con le maglie basse. Ho fatto l'ultimo punto nell'ultima catenella del manico e ora ci andiamo ad agganciare al primo punto del punto X con il nostro punto AX. Quindi si entra e si fa di nuovo il nostro punto AX e si continua nello stesso modo con il punto AX fino all'altro manico. Sono arrivata all'ultimo punto e inizio le maglie basse nel nostro manico, quindi 16 maglie basse. Ho fatto l'ultimo punto basso nell'ultima catenella del manico e ci andiamo a agganciare al primo punto X con il nostro punto AX, come abbiamo fatto dall'altro lato. E adesso si continua fino all'altro manico con il punto AX. Sono arrivata all'ultimo punto X prima del manico.
Adesso invece di fare maglie basse continuiamo col nostro punto AX. Il punto AX si fa sia in questo lato del manico fino in fondo, ci gira la borsa e si fa anche in quest'altro manico fino ad arrivare qui al punto di partenza. Quindi il prossimo giro sarà sempre con il nostro punto AX fino a qui. Quindi continuiamo con il nostro punto per tutto il giro. Ok, una volta terminato tutto il giro a punto X, mi ritrovo nuovamente nella parte anteriore della borsa. Quindi adesso cosa andremo a fare sul nostro manico? Andremo a fare un semplice punto basso sul manico per rinforzarlo un pochino. Questa cosa la andremo a fare sia sul manico anteriore sia sul manico posteriore fino ad arrivare poi in quest'angolo dove andremo a chiudere il nostro punto e la borsa è terminata. Andiamo a fare 20 maglie basse prendendo tutto il manico, quindi da sotto una maglia, due maglie, poi piano piano la andiamo un po' a stringere e si continua. 3, 4, 5 e si arriva fino a 20 punti. Stringete un pochino le maglie per renderle più vicine e ci troviamo qui dopo averne fatte 20. Ok, ho fatto i 20 punti bassi sul manico, l'ho andato un pochino a stringere per farli diventare anche dritti. Se trovate qualche punto storto lo andate a semplicemente a riaddrizzare e poi si continua con il nostro punto X fino all'altro manico. Quindi state attente a capire qual è il primo punto, è questo qua, quello che scende giù, quindi punto AX e si continua fino all'altro manico. Arrivati all'altro manico andremo a fare la stessa identica cosa, 20 maglie basse sul manico. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, finiti i 20 punti, si continua con il nostro punto AX fino a questo lato, quindi nel mezzo della borsa qua, e andremo a fare la nostra chiusura per terminare. Quindi continuiamo con il nostro punto AX. Arrivata al laterale della borsa andiamo a tagliare il filo e si va a nasconderlo. Si prende il nostro ago da lana e si va a chiudere in questo modo. Si entra da dietro, si prendono tutte e due le asole
si stringe bene e poi si entra solo nell'asola posteriore, così da creare un punto e non si nota la chiusura. E andiamo a nascondere il filo qui dietro la borsa e la nostra borsa è terminata. Abbiamo finito la nostra borsetta, non vi resta che foderarla e metterci un bottone magnetico per tenerla chiusa. Spero che questo video vi sia piaciuto, che sono stata abbastanza chiara nelle spiegazioni. Fatemelo sapere nei commenti se devo cambiare qualcosa. E niente, ci vediamo al prossimo tutorial e fatemi sapere cosa ne pensate.